Geodiel, sei davvero tu? Significa che possiamo fare ritorno? Non sono qui per il perdono, fratelli. Una nuova e oscura minaccia incombe. L'equilibrio è in pericolo. Parli del Signore delle Ombre. C'è giunta voce, ma la cosa non ci desta preoccupazione. Pensiamo sia Cassiel. È sempre stato ambizioso e poco affidabile, ma negli ultimi tempi la sua aura angelica è notevolmente affievolita. Ma prima che potessimo fare qualcosa, era già sparito. Ad ogni modo, non è mai stato un grande guerriero, quindi non lo consideriamo una minaccia. Ho paura che lo abbiate sottovalutato. Da quanto non vedete più Gabriel? Ormai è passato tanto tempo. Dopo la caduta è diventato molto solitario. Sappiamo però che sa come nascondere la propria aura. Anche se abbiamo udito un sussulto tempo fa, ma solo per un istante, poi più nulla. Credo che Cassiel l'abbia affrontato e sconfitto, acquisendo così la sua forza. Se così fosse, potrebbe essere realmente un pericolo. Dobbiamo saperne di più. Saremo al tuo fianco, Geodiel, ma dopo potremo tornare alla luce? Questo non sta a me deciderlo, fratelli. Seguite sempre il codice angelico e non smarrite mai la via. Solo questo conta. Ma non c'è tempo da perdere ora. Dobbiamo raggiungere Remiel. Sento la tua presenza. Mostrati, se veramente sei ciò che dici di essere. Non ne ho bisogno, Remiel. Il tempo della resa dei conti è ormai alle porte. Voi ombre non potete nulla contro di me. Qualunque potere abbiate acquisito, non potete recarmi alcun danno. Così è sempre stato, ma le cose possono sempre cambiare. Nel frattempo, due miei fidati adepti, Shiva e Sitri, sono ansiosi di fare la tua conoscenza. Guarda, guarda, guarda! Quale onore! Il famoso Remiel, il portatore dello spirito che equilibra le forze del bene e del male. So chi siete e cosa volete, ma mai mi sarei aspettato che due demoni mezzo sangue trovassero il coraggio di avvicinarsi così tanto, sapendo che potrei distruggerli con un solo gesto. Oh! Parole così ci feriscono tanto, creatura divina. E se le dicessimo che le ombre non sono più quelle di una volta? E se volessimo sfidarla per far convergere l'equilibrio verso le Adesso basta essere immondi, via di qui! L'angelo della luce è qui? Oh! Ma allora qualcuno lassù inizia ad aver paura. E guarda quanti poveri angioletti senza ali al suo seguito. Forse non avete capito. Via di qui. Davvero scortese per essere colui che viene definito l'angelo della luce. In fondo non abbiamo fatto nulla di male, per ora. Da dove arriva tutta questa arroganza? Dal vostro nuovo signore? Devo attendere ora la sua venuta? Tempo al tempo. Manca ancora un tassello al nostro mosaico. Ma adesso ci risulta che abbiamo qualche conto in sospeso, no?
A presto, Remiel, lieto della tua venuta, Geudiel. Vi salutiamo, angioletti, ma ci rivedremo molto presto. È diventato impressionante il loro potere. E a cosa si riferivano quando parlavano del tassello mancante? Ho paura di saperlo. Uriel, accompagna Remiel al rifugio e nascondete le vostre aure. Voi altri recuperate immediatamente il Gram, sperando che non sia troppo tardi. Il Gram? Di che cosa stai parlando? Il Gram è il leggendario pugnale forgiato dalla sorgente primordiale, l'unica arma in grado di infliggere colpi letali a Remiel, ma deve essere impugnato da una mano divina. Se Cassiel ha il pugnale e se è il Signore delle Ombre, potrebbe essere realmente un pericolo. L'equilibrio potrebbe rompersi, convergendo verso le tenebre, e per l'umanità sarà la fine. E perché sono all'oscuro di tutto ciò? Non ero a conoscenza di quest'arma. È così che vengo ripagato dopo tutto quello che ho fatto per la luce. Diceva che ero uno dei suoi favoriti. Come guerrieri lo eravate, tu e Gabriel. Non avreste dovuto peccare. Siete venuti meno al codice. Peccare? E quale sarebbe stato il mio peccato? Amare. Perché sai benissimo che mi trovo qui per aver confessato di provare amore. Amore per te! La lussuria è stato il tuo peccato, non l'amore. Ti desideravo in tutti i modi in cui è possibile desiderare la persona che si ama. È forse un peccato? Per gli umani questo criterio non viene applicato. Noi siamo angeli, Michael. Sai benissimo che per noi ci sono regole diverse. Durante il periodo in esilio qui sulla Terra, sai cosa non mi ha mai dato pace? Il tuo silenzio, Geudiel. Nonostante anche tu sappia benissimo che provi qualcosa per me. Non so di cosa tu stia parlando. E invece lo sai benissimo, ma a differenza tua io ho avuto il coraggio di confessare i miei sentimenti. E se non vuoi ricordare, ti costringerò a farlo. Non so di cosa tu stia parlando. So che siete qui. Non ho paura di voi. Quanto tempo, Seltiel? Non ti sei ancora stancato di vegliare su quel vecchio oggetto di metallo? Un vecchio oggetto che però a voi interessa molto, se non erro. Interessa moltissimo. Peccato che in mano nostra non abbia alcun potere. Già, perché soltanto una mano divina può brandire questo pugnale. Divina come quella di un angelo caduto. Non è vero, Cassiel? Davvero perspicace, vecchio compagno di battaglia. Sei sempre stato il più saggio di tutti. Maestro, se permette. Sarebbe poco cortese, Hakem. Voglio dare la possibilità ad un vecchio amico di fare la scelta più saggia. Consegnami il pugnale e nulla di male ti sarà fatto. Hai la mia parola. Sottovaluti i miei poteri, forse. Lui non sa, maestro, ignora. Sciocco, non mi lasci altra scelta. Impossessatevi del pugnale! Notevole, davvero. Ma non credo minimamente che potrai competere col mio nuovo potere. Non riuscirai nel tuo intento. Non potrai sconfiggere l'angelo della luce. Le tenebre non avranno mai la meglio. Mai! Angelo della luce. Nessuno, neanche lui, ha la minima idea di con chi avete a che fare. E ora
Riferisci pure il messaggio, guardiano. Muoviamoci ora. Stanno arrivando. E quindi ora hanno il pugnale. Remiel è davvero in pericolo. Saranno già sulle nostre tracce. Dobbiamo muoverci e trovare un luogo più sicuro. Nessun luogo è sicuro oramai. Prepariamoci all'inevitabile battaglia. Ed essendo una situazione di vera necessità, mi è concesso conferire ad uno di voi lo spirito dei 4 elementi. Lo spirito dei 4 elementi. È uno dei più grandi poteri che possa essere concesso ad un angelo in tempo di guerra. Per tutta la durata della battaglia avrà a disposizione un potere così grande da essere pressoché invincibile. Ma è un potere che va controllato senza remore o esitazioni. Michael, Uriel, a voi queste spade angeliche. Come previsto dal codice, vi affronterete a duello e il vincitore sarà il nostro angelo guerriero. Michael, sei tu ora il nostro angelo guerriero. Ricevi lo spirito dei 4 elementi e fanne buon uso. Bene, bene, bene. Nonostante sappiate come stanno le cose, non avete tentato di fuggire. Davvero ammirevole. Remiel, tu resta qui. Non credere sarà così facile, Castiel. Non ti faremo avvicinare a Remiel. E ora Michael possiede lo spirito dei 4 elementi. Un grande potere, senza dubbio. Ma non credo sia così facile saperlo gestire senza il dovuto addestramento. Ma forse mi sbaglio. Michael, concentrati, puoi farcela. Interessante. Ma vediamo come te la cavi ora!
Sei stato sconfitto, Signore delle Ombre. Restituisci il pugnale e accetta la sconfitta. Signore delle Ombre? Ho mai detto di essere il Signore delle Ombre? Cosa? E così saresti tu il Signore delle Ombre. Anche se hai grande potere il Gram, non puoi nulla contro Remiel, e l'unico tuo seguace che poteva adoperarlo è fuori combattimento. Già, leggenda vuole che il Gram infligga danni solo se impugnato da una mano divina, giusto? Vediamo che succede. Ai, che male. Non è possibile. Questo è contrario ad ogni regola. Regole? Ah già, il codice angelico. Ma perché mi punti quell'arma, Michael? Non vorrai mica sfidarmi a duello? Ma che sta succedendo? Nessun'ombra può fare cose del genere. Chi sei davvero? Lo sai, fratello mio. Smettila di negare con il cuore ciò che senti con la mente e percepisci la mia aura. No, non è possibile. Gabriel. Esattamente. Ma perché? Perché tutto questo? Sei sempre stato il migliore di noi. Perché hai rinnegato la luce? Perché non ho più intenzione di seguire le regole di un Dio che ritengo ingiusto. Gli esseri umani possono compiere ogni genere di atrocità, ma ottengono il perdono semplicemente pentendosi, perfino in punto di morte. Un privilegio che non ci appartiene, vero Michael? Eppure noi siamo stati i suoi soldati più fedeli, ma non ci ha pensato neanche un attimo ad allontanarci dal suo regno. E per cosa poi? Michael, non lo ascoltare. Taci! Lo capisci? Questo non è giusto. Io porterò sofferenza in questo mondo, così renderò l'umanità meritevole del perdono di Dio. Alleati a me, fratello mio, e insieme potremo governare questo mondo a nostro piacimento. Ti ho voluto bene, Gabriel, ma non è questo che siamo. Non siamo stati creati per governare, bensì per servire e proteggere. Odio ciò che sei diventato. Non ti resta altra scelta che batterti. Peccato. Davvero. Ma se questa è la tua scelta... Chi ha osato? Adesso basta, Gabriel! Amityville. Sei davvero tu allora? Non volevo crederci. Cosa ti è successo? No, non puoi essere qui. Perché sei caduta? Dopo che sei stato allontanato ho implorato il perdono per te. È stato ingiusto. Non avevi fatto altro che rivelare i tuoi sentimenti per me. Così ho rinunciato alle ali e sono caduta. Speravo di riabbracciarti qui sulla terra, ma quando sono arrivata eri già scomparso, senza lasciare tracce. No, non saresti dovuta essere qui. Dov'è la persona di cui mi sono innamorata? Dov'è l'uomo pieno di valori e onore, per cui ho rinunciato ai cieli? Non esiste più oramai.
appartiene al passato. Non ci credo. Una parte di ciò che eri è ancora qui, nel tuo cuore. Non puoi aver dimenticato ciò che eravamo. Forse hai solo bisogno di ricordare. Quando perdi la fede in ciò che credi, perdi anche te stesso. Non è giusto che ci abbiano separati, ma ormai non posso più tornare indietro. Mi è rimasto un solo barlume d'amore per un ultimo regalo a te. E per fare l'unica cosa possibile è poterti guardare ancora No, Gabriel, no. con gli occhi di una volta. Eccoti, Amitie, amore mio. Non piangere. Sono davvero fortunato, sai, dopo tutto il male che ho fatto, ad esalare l'ultimo respiro tra le braccia di chi mi ha ricordato cosa significa davvero amare. Spero che ti raccolga nella sua casa, amore mio. Le ombre, senza più una guida, vennero scacciate. Il pugnale fu preso in custodia da Remiel. Agli angeli caduti venne concesso il perdono e l'abolizione di ogni regola contraria all'amore. Amitiel restò sulla terra e pregò ogni sera per Gabriel, fino a quando... Ma no. Questa è decisamente un'altra storia.